In questa lezione vi porterò alla scoperta dell'Ofelia di Millet. Seguitemi. L'Ofelia di John Everett Millais è uno dei capolavori dell'arte preraffaellita della Tate Britain di Londra, ma è anche uno dei più celebri dipinti a tema shakespeariano, ispirato ad una scena tratta dall'atto quarto dell'Amleto, la morte di Ofelia. Il dipinto di Millais raffigura Ofelia completamente abbandonata appena caduta nel ruscello, distesa a pelo d'acqua, tiene le mani aperti e i fiori del mazzo si stanno disperdendo nell'acqua. L'ambiente rappresentato è autentico, comprendente un pettirosso, un ratto d'acqua, oltre a tantissime piante e fiori con un forte valore simbolico, direttamente tratte dalla tragedia shakespeariana, per sottolineare la caducità della vita dell'infelice fanciulla. Ofelia non oppone resistenza alla corrente, abbandonandosi completamente a quello che sarà il suo fangoso sepolcro. John Everett Millais dipingeva direttamente dal vivo quando aveva la possibilità. Infatti, gran parte della vegetazione è stata dipinta in plein air. Millais fu tra i fondatori del movimento preraffaellita, così denominato perché si ispirava all'arte italiana prima di Raffaello. Nato in Inghilterra nella metà dell'Ottocento, si poneva gli obiettivi del ritorno al primitivismo e all'arte medievale, uniti alla rappresentazione veritiera della realtà e della natura, simbolismo e naturalismo insieme. Desideravano abolire l'accademismo che imperava nell'arte vittoriana, avevano nostalgia di un passato immaginario e teorizzavano l'unione armoniosa dei concetti di vita, arte e bellezza. Tra i loro scrittori preferiti c'era Shakespeare. Millet trovò ispirazioni nella sua storia d'amore tragica, aggiungendo la rappresentazione della natura dal vero. L'opera risale al 1851-52. L'artista cominciò a dipingere il paesaggio naturale nel luglio del 1851 nei pressi del fiume Oxmill, dove si trasferì lì per 5 mesi per poter osservare il più attentamente possibile la vegetazione di quella zona, lavorando 11 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Fu necessario tutto questo tempo soltanto per dipingere lo sfondo del dipinto e verso la fine dell'anno un vento forte rischiò di farlo cadere nel fiume, costringendolo a costruirsi proprio un capanno fatto di arbusti per continuare a dipingere. Al suo rientro a Londra chiamò a posare per lui la giovane Elizabeth Siddal nello studio al numero 7 di Gower Street. Anche questa fase durò 4 mesi e in ogni seduta Elizabeth stava immersa in una vasca colma di acqua, sotto la quale, essendo pieno inverno, Millet aveva posto delle lampade ad olio. Il calore della fiamma manteneva tiepida l'acqua in cui Elizabeth stava immersa, immobile. La modella era la figlia di un fabbricante di posate. Entrò in contatto con la confraternita dei Preraffaelliti, il gruppo di artisti proprio fondato l'anno precedente, in una casa al numero 7 di Gower Street, a Bloomsbury. Per questo capolavoro preraffaellita Millet eseguì alcuni schizzi preparatori della figura di Ofelia, sia studi per la testa sia per la figura intera. La diciannovenne modella Elizabeth Siddal posò tutto il tempo immersa in questa vasca da bagno nello studio londinese dell'artista. Millet, intento a dipingere, non si accorse che l'acqua era gelida. La ragazza rimase così immobile per tutto il tempo della posa, anche quando il riscaldamento nello studio smise di funzionare. L'esperienza le causò una forte bronchite che minò la sua salute, già cagionevole. Il padre della ragazza minacciò il pittore e Millet fu così costretta a risarcire il padre della modella con 50 sterline per il pagamento delle cure mediche. I fiori hanno tutta una valenza simbolica, il salice allude all'abbandono, l'ortica al dolore e la margherita all'innocenza, il papavero rimanda al sogno e alla morte. Galleggiano nell'acqua anche non ti scordar di me. Shakespeare descrive la tragica fine della giovane ragazza resa pazza dalla morte del padre, ucciso da Amleto che l'ha scambiato con il re. Il dipinto fu presentato alla Royal Academy ma non ebbe un immediato successo. Nel 1894 il dipinto fu comprato da Sir Henry Tate, appassionato di opere del periodo vittoriano, ed entrò a far parte della sua collezione, divenendo l'opera più iconica e amata dai visitatori. Elizabeth divenne la musa di Dante Gabriel Rossetti, che si innamorò di lei e cominciò a ritrarla ossessivamente. Le diede anche i primi rudimenti della pittura e la sposò,
Elizabeth rimase incinta dando alla luce una bambina prematura che nacque già morta. Questo evento, oltre alla scoperta dei tradimenti del marito con un'altra modella, Jane Morris, causarono la sua depressione, tanto che Elizabeth morì all'età di 32 anni per un'overdose di laudano, un oppiaceo che assumeva per alleviare il dolore. Dopo molti anni siamo venuti a conoscenza che Rossetti aveva distrutto una lettera da Dio per evitare lo scandalo del suicidio e per poterle dare una normale sepoltura. Devastato dal rimorso per la depressione della moglie, fece inumare insieme alla moglie una raccolta di poesie composta appositamente per lei. Continuò a dipingerla sempre e si narra che 7 anni dopo la morte la tomba di Elizabeth fu aperta per recuperare l'unica copia manoscritta delle poesie. Rossetti aveva acconsentito a questa operazione perché si trovava in ristrettezze economiche. I presenti alla riesumazione raccontarono che il corpo di Elizabeth era intatto, la bellezza del volto inalterata, così come i lunghi capelli rossi che erano cresciuti a dismisura fino a riempire la bara. Grazie per avermi seguita, se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al mio canale, lasciare un bel like e attivare la campanella per non perdere tutto ciò che pubblicherò. Se siete interessati potete sostenermi sottoscrivendo anche una forma di abbonamento che vi consentirà di avere vantaggi esclusivi. Grazie per l'attenzione.